Occhio di lince, ciao, sono Edo Thomas, sono un insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo la neurologia funzionale per migliorare la pratica dello yoga. Ecco, oggi sono qui per raccontarvi il mio percorso dove sono arrivato nello yoga. Ci è iniziato che avevo i miei 40-41 anni, per cui molto tardi. Adesso ne ho 56 anni. Sono passati più di 15 anni al mio primo approccio a una lezione di yoga. Sono comunque venuto dell'attività fisica perché a 18 anni e mezzo sono entrato in università in Brasile di educazione fisica e ho fatto tutto un percorso in palestra, nel fitness, fino ad arrivare ai 26-27 anni che abitavo giù in Brasile. Poi ho fatto il passaggio dal Brasile in Italia, sempre lavorando col fitness e in palestra per diversi anni. Praticamente ho iniziato la pratica dello yoga anche in palestra. I miei primi 2 anni di lavoro, di insegnamento dello yoga, ho iniziato proprio in una palestra a Brescia. I miei primi 2 anni sono stati veramente spettacolari. Possiamo dire che erano in pochi o proprio quasi nessuno che all'epoca che lavorava con lo yoga all'interno della palestra. So già che non è il luogo più adatto, però era un primo approccio e quindi ho iniziato da lì. Facevo anche delle altre tipi di attività fisiche e ho iniziato con lo yoga lì in quel momento, più di 15 anni fa. Ma quello che io vorrei dirvi è esattamente la mia strada nello specifico, nello yoga. Allora, c'è stato un momento nella mia carriera che ho detto: ok, sono arrivato fino qui e vorrei fare un passo successivo. Non sapevo cosa mi potessi interessare, magari il Pilates, magari un altro tipo di attività. Ho scelto lo yoga e siccome avevo già fatto qualche lezione di yoga nei centri di yoga, proprio nelle scuole di yoga qui a Brescia, ho detto, vabbè, provo ad informarmi di più andando sulla Mecca dello yoga, in India. Il mio primo approccio è stato, possiamo dire, in una città molto conosciuta nell'ambito dello yoga, che è stata Rishikesh. Rishikesh è una città, è un supermercato dello yoga. Non sapevo cosa andavo incontro e ho detto, vediamo com'è, conosciamo. Sono andato in questo ashram a Rishikesh che non conoscevo neanche, che tipo di pratica fosse, non conoscevo niente. Volevo andare in India e vedere cos'era lo yoga in India. Sono stati 15 giorni in un ashram dove praticamente io ho fatto pochissime pratiche in questo luogo, che adesso vi dico si chiama Niketan, era molto attaccato alla riva del fiume Gange. È stata un'esperienza, sì, interessante, ma lo yoga che io mi sono approcciato in quel momento, avevo conosciuto anche delle altre persone, sai, comincia a conoscere una, due, tre persone e ho conosciuto un gruppo di persone che praticavano Iyengar Yoga, dove sono stato in questo studio, si chiama l'insegnante Rudra Deva, che è veramente una persona fantastica, strana, ma molto molto piacevole come persona e mi sono trovato benissimo. Sono stato 15 giorni in questo luogo e lì è stato il mio primo approccio. Quando sono tornato in Italia mi sono iscritto subito a un studio Iyengar a Brescia, dove ho fatto i miei primi passi. Circa, credo che ho iniziato
circa 3 mesi ho fatto. Mi ricordo ancora l'insegnante che si chiama Nadia, nello studio Iyengar a Brescia, e subito dopo ho conosciuto un altro insegnante che non faceva il metodo Iyengar, ma che era stato un allievo di Iyengar per tanti anni. Lui si chiama Renato Turla, qui di Palazzolo a Brescia, molto molto valido. Sono stato con lui nel suo studio, nella sua scuola di yoga Gyotim per più di 8 anni. Poi siamo stati in Brasile, l'ho portato in Brasile, l'ho seguito in diversi stage in Egitto, a Creta, in Cile, a Santiago, per cui l'ho seguito tantissimo, l'ho imparato tantissimo da lui. Poi c'è stato un periodo in cui non ho più seguito lui, ho cambiato. È stato il momento in cui ho conosciuto Donna Holman, che poi è stata una delle allieve di Wanda Scaraveni, e successivamente ho conosciuto Elizabeth Pounds, è un'americana che abita a Firenze, che è stata una delle allieve di Wanda Scaraveni, e lì l'ho seguita anche lei per 3 anni. Ho una grandissima amicizia con lei e lì ho scoperto un altro mondo, questo mondo proprio dello yoga e il respiro. Poi vi lascerò i link qui sotto del libro di Wanda Scaravelli. Cliccate nel link e andate a comprare perché è veramente spettacolare il suo modo di vedere lo yoga insieme al respiro e alla gravità. Spettacolare. Per cui la maniera in cui vedo lo yoga è una unione di diversi stili di yoga. Poi sono stato in America, sono stato in Australia, in Giappone, in Brasile ad insegnare lo yoga. Oltre a questo è subentrata la neurologia funzionale. La neurologia funzionale l'ho conosciuta attraverso 4Move, la 4Move SRL che è a Firenze. Ho fatto tutto il percorso dal primo livello all'ultimo livello di formazione con tutti i suoi workshop. Lì ho visto un altro approccio per quanto riguarda il cervello alle attività fisiche. Allora ho detto, caspita, perché non unire lo yoga con queste conoscenze della neurologia funzionale? Però questo concetto di neurologia funzionale è stata creata da questo chiropratico americano che ha sviluppato una maniera, un approccio non invasivo e non farmacologico, per cui non tratta la patologia, ma tratta esattamente la neurologia funzionale con degli input, con degli esercizi per stimolare certi sistemi, come per esempio il propriocettivo, respiratorio, vestibolare e sistema visivo. Ho unito queste due, la disciplina millenaria che è lo yoga e la neurologia funzionale, per darvi un qualcosa in più, per aggiungere già nella pratica quotidiana dei praticanti dello yoga, o magari quelli che vorrebbero avvicinarsi allo yoga in una maniera più semplificata, facilitata. Ecco, questo è il mio percorso di yoga molto velocemente, per cui non ho raccontato i dettagli, ma ho cercato di darvi un'idea di quello che è stato il mio approccio allo yoga, la mia strada, il mio cammino nello yoga. Poi ovviamente c'è il lato spirituale di esserci nel corpo, di esserci nella posizione, di esserci nel presente, insieme poi alla mia conoscenza, al mio approccio, diciamo, spirituale. Per cui unisco tutto ciò in una maniera che io vi sto insegnando nelle mie video lezioni. Questo progetto è veramente impegnativo, per cui tutti i giorni una lezione nuova, tutti i giorni una informazione dove potete praticare e conoscere questa disciplina
meravigliosa. Bene, per oggi ho finito e ci vediamo lungo la strada.